Oggi voglio parlarvi come si vive nel 2024 a Isla Margarita. Come si vive in un luogo spesso è relativo al luogo fisico dove si vive, alla popolazione che fa parte del luogo e agli obiettivi e le esigenze che questo luogo dà a chi vive. Cominciare a parlare del luogo fisico relativo a Isla Margarita è fin troppo facile, come dice qualcuno, mi piace vincere facile. È un'isola nel mezzo del Mar dei Caraibi, dove tutto l'anno c'è 30 gradi, sono 30 gradi come vedete e come sentite, sempre con una brezza marina che non ha niente a che vedere con i 30 gradi a cui siamo abituati in Europa, pieni di umidità e di sudore anche stando fermi. Qui si vive il clima me lo gioco con tutti i climi del mondo. È un'isola dove fondamentalmente il refrain è quello di una vita sul mare, quindi chi ama il mare e chi ama il caldo come me è nel centro del mondo. È un'isola che è abbastanza piccola, si sta parlando di un quinto, di un sesto anche della grandezza di un'isola come può essere dalle nostre parti la Sicilia, un terzo della Corsica. Un'isola fatta come un 8, per cui sono due zeri, dove tutta la popolazione, tutta la vita di tutti i giorni è in una sola delle due parti, perché l'altra, chiamata il deserto di Macanao, la penisola di Macanao, è un'isola dove solo si va al mare o dove ci sono piccolissimi paesi, pueblos di pescatori. Quindi molto concentrata, tutto molto vicino. Quando si esce con la macchina in mezz'ora si va dovunque, e dove in questa parte vissuta ci sono essenzialmente 3 posti civilmente abitati. Sono Pampatar e Porlamar, che sono 2 golfi che uno finisce nell'altro, l'Asunción, la vecchia capitale dell'isola, e Juan Griego dall'altra parte dell'isola rispetto a dove siamo noi nel senso qui dove vivo io, Cardón, Tirano. E quindi, ripeto, per andare da un posto a un altro e fare il giro di questo mezza isola, in mezz'ora, 40 minuti si fa, con strade buone, senza nessun tipo di problema. Oltre a questo, parlare del luogo fisico riferito all'Isla Margarita vuol dire parlare di un posto turistico per eccellenza, per cui grandissime e meravigliose spiagge, come vedete alle mie spalle. Questa è Playa El Agua, siamo all'inizio di Playa El Agua. Luoghi storici, castelli dell'era spagnola, un parco nazionale che è la Restinga, per gli amanti della natura, meraviglioso. E ripeto, questi 3 luoghi, Pampatar e Porlamar, l'Asunción e Juan Griego, che sono i luoghi dove la gente in maggior parte vive, dove si trova tutto, dove ci sono servizi, centri commerciali, negozi, supermercati, cliniche, scuole e tutto quello che è vivere all'isola. Per parlare di come si vive oggi a Isla Margarita, una cosa importante è parlare della popolazione di Isla Margarita. Una popolazione fatta nella maggior parte di persone che, come li chiamano loro qui gli abitanti del luogo, sono navigati, cioè nel senso che vengono da fuori, vengono sull'isola da fuori. La maggior parte chiaramente sono venezuelani, però c'è una grande comunità di discendenza araba, e quindi di persone che magari sono
venute dal Medio Oriente verso il Venezuela tanti anni fa e che poi hanno fatto figli qui che sono venezuelani ma che si riconoscano lontano un miglio come riconoscono lontano un miglio gli europei come me. Non c'è assolutamente nessun tipo di xenofobia, le varie comunità di europei, venezuelani, etnia araba, qualche cinese convivono, ognuno facendosi gli affari propri, il proprio commercio senza nessun tipo di problema tra uno e l'altro. Posso dire una cosa importante rispetto a quella a cui siamo abituati, che è una popolazione censita, cioè il 99,9% è in regola con i documenti, che sia venezuelano o straniero. Qui clandestini o gente scappata fuori dalle regole del mondo non ce n'è, o ce n'è molto molto poca. Per il resto io penso che sia gente abituata, come vi ho detto tante volte, a vivere, a sorridere, a prendersi la vita alla leggera. Una cosa che si sente abitualmente è che il venezuelano si prende in giro da solo e di qualsiasi problema ne fa uno scherzo. Quindi gente abituata a lottare, gente abituata a lavorare con i loro tempi, con la loro maniera, però abituata a fare una vita normale, dove si mangia, si lavora giusto e ci si diverte di molto. Siamo uno con l'altro, sono uno molto, con l'altro sempre molto sorridenti, molto cordiali. Qui ancora esiste che te incontri per la strada qualcuno e la prima cosa che ti dice, ti domanda se hai bisogno di qualcosa, se può fare qualcosa per te, con la massima sincerità e con la massima cordialità. Un sorriso di base a cui noi purtroppo europei non siamo più abituati, perché il cervello lamentabilmente, come si dice qui, è da altre parti. Un'altra cosa del paese, di come si vive oggi a Isla Margarita, sono gli obiettivi che qualche anno fa, dopo la crisi immensa del 2016, si sono riproposti di risolvere con ottimi risultati. Ottimi risultati perché? Perché quando parlo per esempio di sicurezza, oggi l'isola è un posto molto sicuro. Qui non succede mai niente di giorno, non succede mai niente di notte. Per esempio il sesso femminile, le donne, che da altre parti io ascolto, ho pubblicato qualche giorno fa un video di Alba Parietti, lo so, non è nel mio modo di fare, però ogni tanto lasciatemi sfogare, perché sempre si parla dell'Isla Margarita e del Venezuela come di un posto molto insicuro, mentre lei si lamentava che come donna, e lei come tante altre sulla rete sociale, come donna in Europa dopo le 5 e le 6 la notte, la sera, non si sentono sicuri di uscire per gli immigrati, per la maniera che ormai hanno di approfittarsi di tutto e di tutti, e soprattutto del sesso femminile. A parte questo, femminicidi in continuazione come piovesse, qui non esiste niente di tutto questo, anzi la donna, in quanto donna, è protetta per legge da delle leggi inflessibili e incorruttibili. È vero, si può corrompere per una multa non pagata, si può corrompere se ti fermano per la strada, si può anche trovare la maniera, dopo tanta ricerca, di buttare lì un documento che non è proprio ma quando uno ha una denuncia per molestia nei confronti di una donna, qui va in galera, senza se, senza ma, e chiunque conosce. Per cui fate un po' voi il paragone. E quindi ripeto, la sicurezza, a parte donne o non donne, c'è per tutti. Qui davvero non si sente più nulla. Qui uno cammina su una spiaggia deserta e non incontra nessuno che ruba. Qui
come è capitato a clienti miei, hanno lasciato una borsa sulla spiaggia e il titolare del bagno della spiaggia ha chiamato: Guido, guarda che i tuoi clienti hanno lasciato via una borsa, digli che vengano a riprenderla. A proposito, saluto Alessandro e l'ermanito commercialista, anche se non vuole, che sono stati qui autori di questo episodio. Quindi sicurezza totale, una sicurezza a cui nel resto del mondo, Stati Uniti compresi, non siamo più abituati. L'Isla Margarita è un posto sicuro. A parte della sicurezza, sempre nella crisi del 2016 c'era stato problemi dove non si incontrava una cosa, non c'era un'altra cosa da comprare. All'Isla Margarita in questo momento c'è tutto e qualcosa più di tutto, qualsiasi cosa cerchi la trovi. Vai in un supermercato e trovi prodotti di tutto il mondo, anche di abbastanza qualità. Chiaramente i prodotti importati costano di più, i prodotti non importati costano di meno come nel resto del mondo, però si trova assolutamente tutto, da un acquisto tecnologico a un cibo particolare, a un vestito, a una scarpa, a qualsiasi cosa cercate. In questo momento all'Isla Margarita la trovate. Penso che questo sia abbastanza chiaro, però mi piace ribadirlo, anche perché fino a qualche tempo fa c'era persone che mi dicevano: ma i medicinali si incontrano, si trova tutto. Ma lo shampoo esiste a Margarita? C'è lo shampoo, il bagnoschiuma, il balsamo e tutto quello che avete bisogno, per cui si trova tutto. Questo è un altro punto importante da ribadire. La gente è tornata anche a avere un buon reddito. Con questo non voglio dire che guadagnano tutti migliaia di dollari o di euro, però gli stipendi stanno aumentando. Quelli ancora un po' bassi sono quelli statali, per motivi che sapranno loro, politici, però chiunque lavora in proprio o anche dipendente da aziende private ha uno stipendio che gli permette di fare una vita super dignitosa e che non gli manchi niente. Altra polemica, altre critiche a questo paese prive di significato, perché è vero, vi faccio un esempio: magari uno stipendiato qui guadagna $300 il mese, $200 il mese, tutto vero, però andiamo a vedere anche cosa spende, perché per noi $200-300 il mese sono pochi, ma perché chi guadagna $800-900 in Italia con quello che c'ha da pagare di tasse, benzina, affitto, sono molti di più. Credete che siano molti di più? Io penso di no. Quindi una buona entrata, relativamente buona, però tutto è relativo, fa sì che la qualità della vita sta migliorando, che la gente si deve agguantare o arrangiare meno e che tutto funziona in maniera più consona, anche perché è vero, quando venite a Margarita, ne parlavo con clienti che ho in questo momento all'isola, che una delle prime domande dice: Guido, ma a me mi dà un po' cosa vedere da una parte chi viaggia su una macchina da $100.000 e tanta gente che invece ha il muro scrostato di casa o non ha il pavimento davanti a casa. È vero, però come ho già detto tante volte, la maggior parte, tanta di quella gente che vive in una situazione più umile, tanta, non tutta, tanta, è perché gli piace durare la fatica che gli serve per vivere in quella maniera. Non è un segreto per nessuno, in Sud America funziona così da tutte le parti. Alla gente gli piace lavorare il giusto e divertirsi di molto. Gli piace mangiare cosa viene, ma bere bene. Sono maniere di vivere e noi non abbiamo nessun tipo di motivo o di possibilità o soprattutto di diritto di criticare la loro forma di vivere e divertirsi. In tutto questo, ora parliamo di noi che arriviamo da un altro paese, e ricordatevi, io mi rivolgo a queste persone, non mi metto a fare politica sociale in Venezuela, io mi rivolgo a persone in Europa che sono interessate al trasferimento o alla vacanza a Isla Margarita.
In tutto questo, dicevo, per parlare di come si vive oggi a Margarita, non bisogna dimenticare che Margarita è un paese mentalmente, psicologicamente e praticamente libero per i cittadini. Che vuol dire questo? Vuol dire che in macchina, per esempio, non hai tutti i divieti, le multe, come si chiamano quelle affarini che fanno la multa, i control velox o qualcosa, autovelox, mi ricordo nemmeno più come si chiamano, grazie a Dio. Non hai un controllo fiscale da polizia della Gestapo come ci sa noi in Europa. Qui se due fratelli, uno è chavista e l'altro è dell'opposizione, quando si ritrovano con una bottiglia in mano non fanno il tifo da stadio o si levano il saluto, si prendano in giro uno con quell'altro, anche questa è libertà. Qui io conosco tante coppie dove una persona è chavista, l'altra persona è opposizione e si vogliono bene, si amano senza nessun tipo di problema, ognuno con la sua libertà. E quando si riuniscono fra gli amici c'è chi dice male del governo e chi dice bene del governo, c'è chi infama Maduro e chi lo difende. Questa è libertà, è pace mentale a cui noi non siamo più abituati, perché mi sono ritrovato con dei clienti dentro la posata dove uno è vaccinato e l'altro non è vaccinato e si scannano mentre sono in vacanza in Venezuela. Per cui, signori, oltre che sicuro, Margarita è un gran bel paese libero. E anche questo è come si vive oggi a Margarita. Cosa manca oggi a Margarita? A Margarita oggi, almeno per quanto mi riguarda, e quello che sento di più, manca, ma non a Margarita, come in tutte le isole, manca un senso di potersi muovere e andare e tornare dall'isola quando uno vuole. Chiaramente se io sto a Firenze e ho la macchina parcheggiata sotto casa, monto in macchina e me ne vado dove mi pare, a qualunque ora mi pare, con chi mi pare, senza nessun tipo di obbligo. Stando su un'isola, e questo mi possono capire bene chi sta in Sardegna, in Sicilia, all'isola d'Elba, a Ponza, in un'isola, chiaramente bisogna che tu stia dietro a orari, riserve, biglietti di un aereo o di un traghetto. Quindi questa non è che manca a Margarita, manca come vita a chi vive su un'isola. Però su un'isola esci di casa e c'hai sta robina qui. Vabbè, questo è un altro argomento. Non mi voglio nascondere, manca anche qualche servizio fatto bene. A cosa ti riferisci, Guido? Mi riferisco a luce, acqua e gas. L'acqua, ripeto, c'ho la scusante che ne arriva poca e va economizzata, non mi riferisco alla posata perché grazie a Dio ho 2 depositi e me li riempiono 3 volte alla settimana, quindi chi viene in vacanza non si preoccupi di questo. Però se venite a vivere all'isola vi dovete abituare che l'acqua è un bene prezioso, anche questo come in tutte le isole. Qui l'acqua in ogni casa, voi appena arrivate vedete dei depositi sul tetto, un giardino e compagnia bella, perché? Perché quando arriva l'acqua si riempie il deposito e poi dopo si usa quello per bagnarsi, lavarsi, usare, pulire e compagnia. Però l'acqua è un bene prezioso. Senza scuse, questo sinceramente sono io il primo che mi agito e mi incazzo, scusate il termine di continuo, è il servizio elettrico che non ha scuse, non ha problemi, ha un monte di problemi derivati da una manutenzione fatta male. Non è vero che siamo sempre senza luce o che la luce se ne va a giornate o a settimane intere, però non è nemmeno normale che uno è lì che si guarda la sua partita alla televisione e deve pregar Signore che in quel momento non si rompa un fusibile o non passi un camion in una strada dove c'è il filo elettrico in mezzo alla strada più basso e se lo porta via e poi c'è da aspettare 3 ore perché lo rimettano a posto. Ecco, questo sì è un problema. Parlano di accordi con ditte cinesi che vengono e rifaranno tutto, speriamo sia alla svelta perché su questo
non posso dire niente, posso solo fare come fanno tanti di voi su tutto, mettere il dito e la faccia cattiva, perché davvero non c'è scuse, perché nel 2024, quasi 2025, un paese super tecnologico, perché qui i bimbi di 3 anni hanno in mano il telefono, lo sanno usare meglio di me, non esiste che una linea elettrica sia ancora per aria e che se passa un camion se la porta via e si sta 3 giorni senza una luce, cioè che una parte dell'isola 3 ore, poi va via 1 ora, poi ritorna 3 ore, no, questo non è accettato. Però, ripeto, sono casi eccezionali, non voglio dar la possibilità alle persone di ricamarci sopra. Qui all'isola ormai i tempi della luce che se ne va a giornate intere, grazie a Dio, è finita. Però lanciamo anche una freccia. Io, dopo tanto tempo che mi toccava diventare matto per lavorare o per comunicare con i miei figlioli in Italia, perché l'internet andava a carbonella, mi dico io, ora il servizio internet in tutta la isola è un servizio che ha livelli assolutamente ottimi. C'è la fibra ottica quasi da tutte le parti, c'è internet satellitare, addirittura c'è tanta gente che sta usando anche il sistema Starlink, quello di Starlink. Per cui internet, e con un costo che va dai 25 ai 30 ai 35 fino ai 50 a seconda della capacità, che è assolutamente in linea con tutto il resto. Per cui, ok, abbiamo qualche problema, però abbiamo anche qualche plus, come in tutte le parti del mondo. Concludo dicendo che ancora Margarita e tutto il Venezuela è un posto dove vivere costa davvero poco, quindi un altro grandissimo surplus. È un posto dove con $1.500, no euro, quindi fatevi il cambio, si vive affittando una casa, muovendosi, mangiando, andando al mare. E non mi fate sempre la solita domanda: 1.500 a persona, 1.500 la famiglia? 1.500, diciamo, per tagliare la testa al toro, 2 persone anche con un bimbo piccolino che non si fanno mancare niente. Per cui, detto tutto questo, io penso che come si vive a Margarita sia un gran bel vivere. Io in questo momento vivo benissimo, e come me vivono benissimo quelle persone che si sono trasferite creandosi la sua impresa, piccola o grande che sia, lavorando in proprio in qualsiasi attività. Conosco anche connazionali nostri che fanno i meccanici, connazionali nostri che fanno i ristoratori, connazionali nostri che fanno gli accompagnatori turistici, chi ha montato un'agenzia di viaggi. È un'isola turistica, per cui tutto quello che ha a che fare col turismo o i servizi per l'isola funziona molto bene. E come dico sempre, se venite a vedere per vacanza, 15 giorni vi prendete il pacchettino regalo che vi ho fatto io a 1.470, compreso i voli, e venite, state da re. Se venite a vedere come si sta e come si vive, o per fare qualche investimento, il consiglio è ritagliarvi dalle 3 settimane alle 4, perché non dovete solo vedere quello è bellino e quello mi piace e quello me lo porta a casa, no? Dovete venire qui e vedere come si vive, quindi cercando di fare sì la parte turistica, ma anche quella del futuro residente, perché come tutti i posti del mondo ha bisogno di una persona, per viverci ha bisogno di sapere come si vive da quando è in vacanza e come si vive quando si lavora tutti i giorni e si cerca di produrre e di portare la pagnotta a casa. Vi ringrazio ancora dell'attenzione. Se avete qualsiasi commento in materia o di questo video o di altri, questo è il mio numero di WhatsApp, mi scrivete, nell'ambito del possibile vi rispondo a tutti, credo di farlo con tutti i giorni. Mettetevi nella pagina YouTube e cliccate su iscriviti, così quando pubblico un video nuovo avete la possibilità di essere avvisati tramite email.
E detto questo, signori, io più che essere a disposizione gratuitamente, perché tutto quello che vi sto dicendo non costa nulla, quindi vi aspetto numerosi sia per commenti che per iscrizioni, e soprattutto vi aspetto numerosi in questo paradiso, perché, ripeto, ancora come si vive oggi a Isla Margarita nel 2024, molto bene. E nemmeno vi nomino come ci si sta in vacanza, perché lì veramente esagererei, perché è un posto dove chi va piange una volta sola quando rimonta sulle scalette dell'aereo per tornarsene a casa. Buona giornata a tutti ragazzi e ci sentiamo presto. Ciao!